Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Amici, avete mai visto la serie TV Squid Game? Io sì, e devo dire che è anche una delle mie serie preferite. Solo la trama è qualcosa di sconvolgente. 456 persone vengono reclutate e rinchiuse tutte insieme in un luogo davvero molto misterioso e inaccessibile. In pochi giorni, una serie di giochi molto crudeli a cui dovranno partecipare li porterà non solo ad essere eliminati sul vero senso della parola dal sistema, ma anche ad uccidersi l'uno con l'altro per arrivare alla fine di tutti i giochi ed aggiudicarsi un montepremi davvero milionario. Una volta all'interno di Squid Game, ovviamente i partecipanti non sanno che verranno eliminati quando perderanno. Ma c'è un frontman, che è l'organizzatore di tutti questi giochi, che seduto in poltrona assiste impassibile all'eliminazione, una dopo l'altra, di questi giocatori, che verranno eliminati non solo dal sistema, da loro, ma anche tra di loro si uccideranno per arrivare ad ottenere quell'ambitissimo premio che gli svolterà la vita. Parliamo di gente disperata. Questo montepremi aumenta di volta in volta, ogni volta che muore un giocatore il montepremi aumenta, perché alla fine ne rimarrà uno solo. È una serie che ci ha appassionato davvero tantissimo, anche se devo dire che la prima puntata non mi aveva preso un granché. Ma da lì in avanti una serie di colpi di scena creati ad hoc e la bravura degli attori ci ha davvero tenuti incollati allo schermo. Infatti siamo alla seconda stagione e non vediamo l'ora che esca la terza. Nel frattempo, se vi piace il genere, possiamo consigliarvi una serie davvero bellissima, Alice in Borderland, una serie TV giapponese, anche questa su Netflix, che a noi ha preso tantissimo e, se posso dire, è molto sottovalutata, e io la trovo ancora più bella di Squid Game. Ma girando online e leggendo notizie inerenti a Squid Game, mi sono imbattuta in alcuni articoli davvero scioccanti che non avrei mai pensato potessero essere veri. Secondo alcune persone, Squid Game sarebbe stato ispirato ad un'orribile storia vera, poiché si è notata la somiglianza con un capitolo davvero oscuro della Corea del Sud. Brother Home, un campo di concentramento, potrebbe essere stato di ispirazione al regista Hwang Dong-hyuk per la creazione di Squid Game. Questo grazie ai racconti strazianti dei sopravvissuti di quel campo, che ha presentato inquietanti somiglianze con la serie. Ma nonostante il regista abbia sempre smentito questa cosa, dicendo che l'ispirazione per Squid Game l'ha avuta proprio da alcuni fumetti che lui ha letto, c'è gente che crede ben altro, e cioè che ci sia proprio Brothers Home dietro Squid Game. Ma andiamo a vedere cosa ho trovato in merito. Brother Home, come abbiamo detto prima, era un vero campo di concentramento ancora in funzione alla fine degli anni 80. In preparazione alle Olimpiadi di Seul, il governo decise, insieme all'aiuto delle forze dell'ordine, di allestire delle strutture per liberare le strade dai vagabondi e quindi dare aiuto ai cittadini più fragili, offrendogli un'istruzione, vestiti, cibo, formazione per eventuali lavori futuri. Insomma, voleva rimetterli a nuovo entro un anno. Almeno questo era il progetto iniziale e ufficiale: ripulire le strade dai senza tetto. Queste 36 strutture, nonostante avessero l'appoggio del governo e delle forze dell'ordine, erano però in realtà di proprietà privata, e in particolare Brother Home apparteneva ad un certo Park In-kwen e suo cognato Lim Yong-son. Ma andiamo a vedere quali somiglianze ci sono tra la serie e questa orribile storia vera. Per esempio, in Squid Game il fratello del poliziotto Wang Yun-ho ad un certo punto scompare senza lasciare traccia, e per anni la famiglia lo cerca invano senza mai trovarlo. Nella serie
invece, possiamo vedere che è stato ad un certo punto drogato e portato su un'isola per partecipare poi a questi giochi. E nella vita reale sembra essere accaduta realmente questa cosa, perché un certo Han Yong-sun, un sopravvissuto al campo Broderon, ha raccontato la sua testimonianza terribile alla BBC. Racconta che un giorno, mentre si trovava con sua sorella di fronte alla stazione di polizia mentre stava aspettando l'autobus, sono stati entrambi costretti a salire su un bus per essere portati in un posto loro sconosciuto. Hanno tentato in tutti i modi di opporsi e di scendere da quel mezzo, piangendo, urlando, scalciando, ma sono stati picchiati talmente tanto e brutalmente che sono poi stati messi a tacere. Il bus li ha poi condotti in una specie di centro sociale dove hanno subito ogni genere di crudeltà. Molti infatti hanno testimoniato la brutalità e l'orrore che si è compiuta all'interno di Broderom. Pensate che quest'uomo e sua sorella sono rimasti lì dentro per 3 anni e mezzo e hanno raccontato che le forze dell'ordine che reclutavano questi poveretti venivano lautamente ricompensati per aver purificato le strade cittadine. Progetto sociale di purificazione, e prevedeva mendicanti, persone senza fissa dimora, orfani, disabili. Ufficialmente queste strutture per un anno dovevano istruire e formare ogni individuo per degli eventuali lavori futuri, per dargli una possibilità di vivere degnamente la loro vita, ma in realtà la gente spariva all'improvviso dalle strade e nessuno le rivedeva mai più. Un altro sopravvissuto, Choi Seon-woo, ha raccontato i suoi 5 anni da incubo all'interno di quel campo che era organizzato dai militari. L'uomo dormiva in un dormitorio a cui il comando era stato affidato ad un altro detenuto, a cui avevano dato il potere di far rispettare gli ordini anche con la forza se necessario, ma gli orrori di quei campi sono scolpiti nella mente dei sopravvissuti. A volte venivano spogliati nudi e gli veniva gettata addosso dell'acqua gelata. Numerose sono state le violenze sessuali che molti hanno dovuto subire e gli omicidi a cui hanno dovuto assistere. Ma la cosa ancora più sconvolgente sembra che, a differenza di Squid Game, in Broderom i detenuti siano stati quasi tutti bambini, orfani, e ne racconta la sua esperienza Lee Dong-in, che fu portato al campo quando aveva solo 10 anni e ci è rimasto per ben 7 lunghissimi anni. Lee racconta che al momento del suo arrivo gli è stato assegnato un numero, il 110, che faceva riferimento alla sua identità. E dice anche di un certo Park In-kuen che mise tutti i detenuti gli uni contro gli altri. Era un militare ed ex pugile. La strategia di Park era che tutti i detenuti si eliminassero a vicenda. Dei giocattoli in mano a gente senza scrupoli e senza cuore. E chi si lamentava veniva avvolto dentro una coperta e picchiato fino alla morte. Molte testimonianze raccontano di militari pentiti delle loro azioni, ma che avevano rivelato di essere stati costretti a farlo, dovevano obbedire per poter sopravvivere. E chi si ribellava o tentava di fuggire da quei campi veniva poi riacchiappato e costretto a partecipare a giochi mortali. Nel 1986 AP News rivela il numero esatto delle persone imprigionate all'interno di Broderom, che risaliva a circa 16.000 persone. Un certo Lee Chae-sik racconta di essere arrivato lì quando aveva 13 anni e di aver iniziato a lavorare in infermeria, e racconta di quanta violenza ha dovuto subire. I detenuti più forti picchiavano e abusavano dei più piccoli solo per ottenere più cibo. E quando si spegnevano le luci iniziava il vero incubo, anche se violenze e torture non avevano mai fine. E quando si spegnevano le luci iniziava il vero incubo, anche se torture e violenza non avevano mai fine. Disse che indossavano tutti delle tute blu e una delle
più brutte punizioni in assoluto era quello di mantenere delle scomode posture per lunghissime ore. Chi si muoveva anche solo di 1 centimetro veniva massacrato di botte. Ma Broderom fu in realtà una vera macchina per fare soldi, perché sotto le mentite spoglie di aiutare i più fragili e più bisognosi, obbligava i detenuti a produrre ogni genere di prodotto commerciale, tipo giocattoli, scarpe, e senza ricevere il minimo compenso. Ma la cosa più assurda è che questo Park ha ricevuto anche 2 medaglie dallo Stato per aver tolto dalla strada i più fragili, offrendogli una seconda possibilità di vita. Quando però vennero fuori tutti gli errori che si erano verificati all'interno di questi campi, soprattutto in Broderom, ovviamente Park e suo cognato Lim negarono tutto. Anzi, Lim disse che la chiusura delle strutture avrebbe causato un danno agli interessi nazionali e sosteneva che l'alto tasso di mortalità che c'era all'interno del campo era dovuto alle cattive condizioni di salute che le persone avevano ancora prima di entrare nel campo, e di conseguenza lui non provava alcun rimorso, perché comunque questa gente sarebbe prima o poi morta per strada. Quando questi campi furono definitivamente chiusi nel 1988, ovviamente i sopravvissuti rimasero traumatizzati per sempre. Molti tornarono alla loro vita di strada, altri entravano e uscivano dai centri psichiatrici, molti tentarono il suicidio. In tutto ciò il governo tentò di insabbiare tutto, facendo crescere la rabbia di queste persone, anche perché Park fu incarcerato per 2 anni per alcuni reati minori e non fu mai condannato, e quindi non ha mai pagato per la grave violazione dei diritti umani di cui era stato protagonista. Liam ad un certo punto lasciò la Corea con la sua famiglia e si trasferì in Australia e fu raggiunto poi poco dopo dal cognato Park. Pensate a questa gente. Lo Stato non gli aveva mai teso una mano ed erano anche stati discriminati da molti, insomma marchiati a vita. Nonostante il regista di Squid Game abbia sempre smentito di aver tratto ispirazione da questa orribile pagina di vita, ha dichiarato in realtà di aver preso spunto da una sua bruttissima crisi finanziaria che l'ha visto senza lavoro e l'ha portato in alcuni bar a leggere alcuni fumetti, tra cui Battle Royale e Yard Game, e ad un certo punto ha iniziato a chiedersi cosa sarebbe successo se avesse partecipato proprio lui a quei giochi. Oltretutto c'è un altro fatto a cui fa riferimento il regista. Nel 2009 la casa automobilistica sudcoreana SsangYong Motor licenziò di punto in bianco 2000 dipendenti, provocando proteste e scioperi di massa nel sud della Corea. Pensate che molte persone si sono indebitate gravemente, tante si sono tolte la vita, e il regista ha voluto solo dimostrare con Squid Game come qualsiasi persona nel mondo può da un giorno all'altro cadere nel baratro. Amici, fatemi sapere innanzitutto se conoscevate questa storia, se avete visto la serie Squid Game, che cosa ne pensate. Secondo me, credo che il regista abbia tratto ispirazione sicuramente da questi fumetti, dalla sua crisi finanziaria, da questa storia di questa casa automobilistica che ha lasciato a casa 2000 persone senza lavoro. Ma secondo me un po' di ispirazione l'ha presa anche da questa orribile storia vera, conoscendo la serie. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate. Io vi mando un bacio grande, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, ci vediamo domenica con un'altra storia. Ciao amici!